Bella ragazzi, Bella ragazzi, questa volta vi insegneremo a fare un trattamento all'acciaio, al ferro, veramente interessante, veramente utile, che ha tantissimi vantaggi. Si chiama fosfatazione. Questo è un pezzo che ho fosfatato, mi serviva per un lavoro, e ora vedrete la differenza di colore da un pezzo di ferro invece non fosfatato. Anche questo è ferro, ferro dolce. Questa finitura qua grigia opaca è formata da tantissimi piccolissimi cristalli di fosfato di ferro, durissimi e resistenti, e che creano uno strato impermeabile e leggermente forse permeabile, ma basta trattarlo con una sostanza grassa, un unto, olio da motore, queste cose qua si impregnano e diventa veramente impermeabile, non fa più la ruggine, anche toccandolo con le mani magari sporche, umide, mentre questi, come si toccano, poi dopo magari un giorno si vedono già le impronte digitali. Questo trattamento è stato utilizzato moltissimo ancora da tutt'oggi nelle armi militari, specialmente americane, per proteggerle, e in tantissimi altri casi, anche particolari meccanici di auto, moto, eccetera, viti, bulloneria, eccetera, eccetera. Allora, questo trattamento che impedisce la formazione di ruggine ha un altro vantaggio, e se viene trattato un pezzo con questo sistema è il miglior ancoraggio in assoluto, proprio in assoluto, per le vernici. Si può verniciare direttamente su questo e la vernice aderirà più che con qualsiasi primer esistente. E avremo il doppio vantaggio: protezione a contatto col metallo, proprio cresciuta sul metallo, più vernice. Le cose che servono per farla non sono molte. Abbiamo innanzitutto dell'acqua distillata, poi acido fosforico, ossido di zinco, c'è un altro tipo che è basato sul biossido di manganese. In effetti è un brevetto del 1869, mi sembra, quello del biossido di manganese, è stato utilizzato tantissimo, intanto che appena prima dello scoppiare della seconda guerra mondiale un americano riuscì a trovare una formula basata sull'ossido di zinco, e a questo punto l'America fu salva per le sue armi perché mancava di miniere di manganese negli Stati Uniti e dovevano prenderlo all'estero. Invece avevano moltissimo zinco, quindi continuarono a fosfatare con lo zinco. Il colore delle due fosfatazioni è un po' diverso, con lo zinco si ha un grigio, con il manganese è più scuro, però io ho visto che come finitura, come regolarità, per ora mi è andato meglio lo zinco. Comunque questa è una formula che stiamo perfezionando, perché abbiamo trovato altre formule interessantissime anche che poi vi proporremo un giorno, anche per il trattamento invece che a caldo o a freddo, però contengono sostanze un po' particolari che poi magari sono difficili da trovare. Allora, quindi dicevamo, abbiamo queste sostanze qua, queste tre sostanze, abbiamo in questo caso un becco Bunsen, ma va benissimo il fornello più piccolo della vostra cucina a gas, o anche una piastra elettrica. Abbiamo un contenitore, in questo caso un becher di vetro, ma va benissimo un pentolino, poi secondo le dimensioni del pezzo che volete fosfatare, un pentolino di acciaio inox. Sul gas l'acciaio inox, se non ha il fondo, se sono quei pentolini leggeri che non hanno il fondo conduttore termico, conviene metterci sotto delle grigliette tipo queste, le vendono anche per cucina a gas, perché regolarizza il calore sul fondo, non fa scoppietti. Anche in questo caso col vetro è meglio una griglietta del genere. Noi abbiamo usato un Bunsen, useremo un Bunsen e vi faremo vedere la preparazione. Allora, la ricetta è questa: acido fosforico all'85%, 30 ml, oppure se non si trova all'85% c'è quello al 75%, ma bisogna metterne 34 ml. Poi acqua demineralizzata, ce ne va 1 litro, cioè non quanto basta fare 1 litro, ma oltre a questo ci va 1 litro d'acqua. Poi si mette alla fine l'ossido di zinco, 14 grammi. Ora noi facciamo mezzo litro, perciò faremo
15 ml di acido fosforico all'85% e faremo quindi 7 grammi di ossido di zinco e mezzo litro d'acqua logicamente. Ora vediamo un po' questa se c'entra. Sono comodissime, quelle siringone grosse, 15 ml e qua per mezzo litro. Non ci entra, proviamo a inclinare, ma se no cambiamo sistema, lo versiamo in un contenitore. Ecco, ora utilizzeremo questa comodissima siringa dove qua abbiamo i nostri 15 ml. Ho messo un tubetto così andiamo a pescare direttamente l'acido. Qua, con questa divisione qua antipaticissima, che fa 120 da uno all'altro, quindi 60 tra qua e qua, tra qua e qua, e ho fatto un segno per, diciamo, del litro d'acqua più i 15 ml di acido fosforico, più o meno devono andare qua. Quindi mettiamo prima l'acido, 15 ml. Allora il livello della bolla deve arrivare a 15. Ok. Guardate com'è denso, sembra un olio, è molto concentrato. L'acido fosforico non è granché velenoso, se preso in continuità fa dei danni gravi alle ossa. È usato nella Coca-Cola, molti di voi lo sapranno, è molto acido in bocca, anche molto diluito, conserva una forte acidità, però non è di per sé velenoso come altri composti del fosforo. Quindi chiudiamo e adesso aggiungiamo la nostra acqua fino a quel livello. Qua abbiamo ancora un pochino d'acqua demineralizzata dove deve stare. Fa fin torbido perché si sta miscelando quella cosa densissima con l'acqua. Ecco, va bene così. Ora aggiungiamo 14 grammi, cioè 14, 7, perché facciamo tutto dimezzato, 7 grammi di ossido di zinco, che è una polvere bianca bellissima, innocua. Ah no, scusate, no, faccio la tara dopo. Ok. E questo si trova anche in farmacia, serve anche in moltissimi cosmetici utilizzato. Però se volete la comodità di averlo a casa potete guardare nella descrizione del video, noi mettiamo sempre, almeno quello che è facilmente trovabile, lo mettiamo sempre, mettiamo i link e potete acquistare i prodotti. Ci siamo quasi, ancora un pochino, e poi mettiamo dentro. Perfetto, 6,98 va benissimo. Allora, questo lo mettiamo nel nostro becker. Diamo una mescolata, non ce n'è quasi bisogno perché tra un po' metteremo a bollire. Lasciamo scaldare questo alla candeletta, sono quelli non bastava, a se riacceso c'era un po' di fiammina dentro, ok, regge. Io metto sempre una fiamma poco ossidante, molto molla quando scaldo delle vetrerie. Direi all'inizio la teniamo alta e poi la abbasseremo e la regoleremo abbastanza bene utilizzando un termometro con una sonda da inserire dentro al bagno. È una termocopia tipo K e questo è un tester digitale Kywex che abbiamo già presentato in un nostro video. Ha molte funzioni e
ha un auto-ranging, ma noi andiamo a cercare perché la termocoppia è un po' difficile da riconoscere, quindi noi gli insegniamo che deve andare questo. Allora ci dà i Fahrenheit e ci dà i Celsius. Per ora sta cominciando un po' a venire su ai 26 gradi. Poi quando arriviamo, prima cosa dobbiamo farlo bollire, ecco. Adesso non serve nemmeno il termometro, dobbiamo portarlo all'ebollizione e tenere per 10 minuti in lenta, bassa ebollizione. Dopodiché lasceremo raffreddare e lo lasceremo a sé un po' di tempo, anche un giorno, perché possa stabilizzarsi il pH e tutto. Ogni tanto si dà una mescolata all'ossido di zinco, quando poi bolle abbastanza forte viene su da solo, si miscela da solo. Lo zinco entrerà in parte in soluzione dando ioni di zinco alla soluzione, ma la maggior parte resterà sempre solido e si consumerà lentamente, molto lentamente, man mano che mettiamo i nostri pezzi dentro a fosfatare. Parte dello zinco andrà sul pezzo perché si forma appunto fosfato di ferro e zinco e ne prende un pochino e da quello di fondo si prenderà automaticamente la soluzione, quello che gli manca, quello che ha ceduto. Quindi ci vediamo tra un po'. Ecco, deve ebolire adagio così, perché come avete visto già è scesa sotto il livello del segno, se vuole più forte scende. Poi rabboccheremo, questo segno è molto utile perché rabboccheremo quando è fredda quella quantità. Tanto spegniamo che deve raffreddarsi, sono passati circa 10 minuti, ma anche 15, poi oltre è quasi inutile insistere, perché si scioglie solo una certa quantità di ossido di zinco. Allora, come avete visto ho messo prima l'acido e poi ho messo l'acqua e non è successo niente, ma c'è un caso che potrebbe essere rischiosissimo, ossia con l'acido solforico. Se si mette prima l'acido poi ci si concentrato e si allunga con l'acqua, può esplodere, perché l'acido solforico, non il fosforico è tranquillissimo, l'acido fosforico è veramente avido di acqua e se la prende generando un calore enorme, istantaneo. Infatti si dice di non dare da bere l'acido solforico, scusate, non dare da bere l'acido solforico, ma al contrario bisogna mettere l'acido solforico nell'acqua e con cautela perché anche lì genera rumore per il riscaldamento eccessivo. Pian piano. In questo caso non c'è nessun problema di sorta. Quando sarà freddo bisognerà agire con un attivatore che però noi facciamo, sono dei sali di ferro normalmente. Noi possiamo ottenere l'attivazione, non sempre, delle volte è già attivata, parte già attivata, delle volte invece non fa nessuna azione sul metallo. Allora mettendo della paglietta di ferro immersa quando è freddo, questa comincerà a essere attaccata dall'acido fosforico e avviene uno scambio che comincia a fosfatarsi ma butta dei sali di ferro. Questi sali di ferro sono quelli che attivano poi la soluzione a fare il suo lavoro sui pezzi che vogliamo rivestire. Abbiamo ad esempio qua una paglietta già usata per questo scopo e questa basterebbe, vedete che fa non so se si vede che fa una polvere, un fumo. Basterebbe buttarci questa roba dentro che già fa da attivatore. Ma noi partiamo con una paglietta nuova. Abbiamo lasciato riposare la soluzione 2 ore, 2 giorni, non importa molto, basta non usarla subito, devono stabilizzarsi il pH e altre cose. Come vedete è rimasto dell'ossido di zinco in fondo, infatti quello che abbiamo messo tipo 14 grammi, così indicativo, possono essere anche 30 grammi, ne resta un po' di più in fondo, o 10, ne resta un po' meno. Altra cosa, prima di tutto dobbiamo rabboccare con acqua demineralizzata, arrivare al segno perché bollendo è evaporata e stando lì un po' evaporata. Se si volesse fare
una grossa vasca per la fosfatazione. Immaginiamoci una vasca grossa dove se si può mettere qualcosa di grosso, di ingombrante, di lungo, di alto, consumerebbe tantissima acqua bollendo perché avrebbe una grande superficie. Allora il trucco è questo. Sappiate che l'acido fosforico se ne va molto difficilmente, quindi più o meno resta lo stesso, perché se ne va giusto un po' l'azeotropo, ma bolle piuttosto alto, mentre l'acqua se ne va più facilmente. E dicevo, questa vasca qua per mantenere il livello costante basta collegarla con un tubo a metà in basso, un tubo che va in un'altra piccola vaschetta con una valvola galleggiante che prende acqua demineralizzata da una tanica, quindi potete lasciar bollire e avrà sempre lo stesso livello, stessa concentrazione. Adesso scalderemo di nuovo la nostra soluzione per attivarla. Usiamo una paglietta perché è ferro con una grandissima superficie. Questa grande superficie permette di innescare la soluzione. A volte frigge subito, a volte ci mette un po'. Quindi accendiamo il nostro gas. Ok, la fiamma è abbastanza poco ossidante, bella molla, che così non crea problemi al vetro. Alziamo subito tanto, così facciamo prima salire in temperatura. Qua abbiamo il nostro termometro, tra un po' registrerà un aumento di temperatura, ecco 23 gradi, 24. Ci vediamo tra un po'. Voglio aggiungere una cosa, tanto che si scalda. Ogni tanto misurate col pH-metro la soluzione. Perché? A freddo, possibilmente, temperatura ambiente. Perché il pH di questa soluzione, quando lo usate, pian piano se ne va l'acido fosforico perché va a reagire col ferro. Quindi il pH doveva essere tra 1,85 e 1,90, adesso era 1,87 questo, prima di scaldarlo. E quando vedete che sale il pH, che diventa tipo 2, roba simile, dovete aggiungere un pochino di acido fosforico, mescolare, controllare, mescolare finché non raggiungete appunto quei valori che ho detto prima. E comunque nel tempo pian piano la soluzione quando la usate tanto, fosfatate tanti pezzi, pian piano si accumula del fosfato di ferro. Quindi quando l'avete usata molto controllate con un pezzetto di ferro per fosfatarlo se viene bene o male, se no a quel punto quando è satura si caccia via. Comunque dura tantissime volte, è bellissimo per quello. Avevamo pensato a fare un qualcosa fai da te, fatto in casa per avere l'acido fosforico. Abbiamo fatto quindi un conto. Cosa abbiamo detto? La Coca-Cola contiene acido fosforico. Ebbene, abbiamo fatto un conto sulla Coca-Cola zero e abbiamo contato che per fare questa soluzione qua, di circa mezzo litro, ci volevano ben 149 litri di Coca-Cola zero da concentrare per farla diventare in volume come questo, e allora avremmo avuto la quantità, il pH giusto di acido fosforico, ma è impraticabile. Quindi tra poco ci vediamo. Mentre si sta scaldando, nel video 415 avevamo fatto vedere come togliere la ruggine. Questa serratura qua è stata trattata anche con l'acido fosforico per togliere, rifinire, diciamo, l'allontanamento della ruggine. E questo trattamento ha già dato, per dire, una minima protezione al ferro, che anche avendolo toccato più volte, è passato parecchio tempo, non ha fatto più ruggine dove è stato pulito dalla ruggine. Allora, questi sono gli oggetti che proveremo a fosfatare. Uno di questi sono quei classici stringitubo per biciclette e affini regolabili. Questo qua è zincato, questi qua sono di ferro nudo, hanno un po' di ruggine, infatti gli faremo un po' un decapaggio, e che prima passerà con un trattamento con soda caustica, che mettiamo per togliere tutti i grassi, l'averlo toccato e tutto, e poi un pochino di acido cloridrico diluito. Prima di passare al decapaggio di questo, già che siamo arrivati a una temperatura, adesso si è spento perché hanno il timer, devo andare
sui gradi perché non li riconosce automaticamente, siamo già a 78 gradi, ecco la temperatura. Tra queste due temperature è l'ideale per fosfatare. Mettiamo questo, vediamo un po' se frigge subito. Questo qua forse non aveva bisogno di essere attivata. La lasciamo un po' lì che è comunque attiva. Allora, facciamo il decappaggio. Quindi buttiamo un po' di soda caustica in acqua, non usate acqua calda, perché se no si surriscalda, può bollire, far casini. Tanto li frigge. Rimescolare. L'ideale sarebbe scioglierla bene, ma noi possiamo già cominciare a mettere il nostro pezzo. Guardate come frigge. Ha una superficie enorme la paglietta, quindi ha un'azione superficiale con la soluzione enorme. Lasciamocela un po'. Allora, facciamo una bella pulizia e ci vediamo tra qualche minuto. L'abbiamo lasciata un 5 minuti, è diventata scura, si è fosfatata già lei stessa. Adesso siamo sugli 81 gradi, temperatura ottima. Il pezzo nella soda caustica c'è stato un 7-8 minuti, 5 minuti. 5 minuti. Lo sciacquiamo in acqua. E adesso mettiamo un po' d'acido muriatico, nel senso del cloridrico a bassa concentrazione, intorno al 10%, in un contenitore. Lo attiviamo a sua volta con un pochino di soda o di bicarbonato, va benissimo anche il bicarbonato, ne basta una quantità piccolissima, che aiuta, se no delle volte fatica a attaccare il ferro, l'acciaio, ci mette un po', invece così ce lo rigiriamo un po'. Deve andare a togliersi quella ruggine che abbiamo visto lì. Quindi ce lo lasciamo un po', la temperatura va bene, siamo giusti, aspettiamo che si levi la ruggine. Direi che qua va bene, la ruggine se n'è andata. Lo sciacquiamo in acqua. Prima era acqua del rubinetto, dopo la soda caustica abbiamo usato quella del rubinetto, ora sostituita con demineralizzata per non trasportare sali di sodio lì dentro. Direi che qua è stato lavato bene e lo mettiamo dentro. Ora questo è un po' freddo, in caso di come si dice, di pezzi grossi che non si scalderebbero molto agevolmente qua dentro, conviene preriscaldarli. Sta già cominciando a friggere. Sappiate che avviene un'azione molto particolare. Nella fosfatazione parte del metallo, del ferro del substrato viene corrosa. Ci sono delle microazioni galvaniche di coppie polari e dicevo viene corrosa creando il fosfato di ferro e zinco combinati, tutte queste cose qua. Si forma un substrato profondo, secondo alcuni, diciamo non cristallino, amorfo, sul quale crescono i cristalli. Lasciamola e guardiamo il tempo. Guardiamo il tempo adesso. Ecco, lasciamola 10 minuti, minimo 5 minuti, massimo 20 minuti, ma a volte 20 minuti sono troppi, si vedranno dei cristalli grossi, quasi brillanti a occhio nudo, è un po' esagerato. In quel caso invece far crescere cristalli grossi serve quando si deve poi sovraverniciare, si deve usare la fosfatazione come fondo per ancorante. Invece lasciandola tal quale, guardate come è cambiato il colore, è cambiato. E la lasciamo ancora. Sono passati 5 minuti, aspettiamo ancora un po' e vediamo com'è però prima. Guardate che colore che ha preso, omogeneo, grigio. Avanti ancora un pochino, facciamo vedere anzi la differenza. Dopo la fosfatazione
bisogna fare un risciacquo e asciugare, e poi conviene, se non si vernicia, fare un'impregnazione con olio, con grasso. Qua abbiamo il WD-40, abbiamo un antico grasso della Roll Oil, molto vecchio, penso salga per gli anni 70, se non addirittura gli anni 60. E vi faremo vedere un punto trattato con un grasso, un punto trattato con il WD-40 e un punto invece lasciato senza nulla, così al naturale. Una cosa ancora, quando abbiamo fatto vedere, quando si sciacqua il pezzo passando da soda caustica, acido cloridrico all'acqua, conviene prima usare dell'acqua del rubinetto, poi mettere in acqua demineralizzata, non direttamente la cosa sporca di acido o soda nell'acqua demineralizzata, così avremo la purezza nel trasporto. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, ci siamo tenuti sugli 81-83 gradi, il nostro pezzo sono passati circa 9 minuti, va benissimo, quindi sciacquiamo il nostro pezzo, poi asciughiamo il nostro pezzo. È venuto fin troppo cristallino, l'abbiamo lasciato troppo, però è bellissima. Ed è una fosfatazione questa per verniciatura. Lasciandolo meno, non so se si vedono con la videocamera tutti quei cristallini che brillano. Guardarli con una lente molto potente con il microscopio è uno spettacolo, perché sul fondo omogeneo scuro escono in tutti i modi questi cristalli qua, adagiati, un po' inclinati, molto duri e resistenti. Adesso proviamo a dare un po' di WD-40 su un fianco e vediamo cosa succede. Asciughiamo l'eccesso. Questo è non trattato con l'olio, questo sembra meno brillante e comunque l'olio va a impregnare e chiudere eventuali pori. Proviamo dall'altra parte a trattare con un po' di questo Roll Oil antico. Certi grassi, se colorati, cambiano un po' il colore della fosfatazione. Ecco, anche qua ha fatto un po' sparire quel brillante. Invece qua dove non è trattato col grasso si ha questo bellissimo effetto. Chiaramente non bisogna dare il grasso se si vuole fare una verniciatura su un pezzo fosfatato. A questo punto abbiamo finito, vediamo un po' la differenza. È una finitura resistentissima, veramente, specialmente così spessa, e poi verniciata è veramente meglio di una zincatura o altri trattamenti. Si può, ecco, a proposito, si può fosfatare, adesso poi studieremo un procedimento, si può fosfatare anche lo zinco, la zama. Non si possono fosfatare chiaramente acciaio inossidabile, perciò si può usare una pentolina d'acciaio inossidabile o una pentolona per fare il trattamento. Le leghe di rame, le sue leghe, queste cose qua. Si può fosfatare acciaio al carbonio, ferraccio, ferro dolce chiamiamolo, ferro puro, ghisa, tutte queste cose qua. Sono molto soddisfatto di questo trattamento perché l'ho già usato e è veramente efficace. E continuerò a usarlo, anzi un giorno volevo preparare un qualcosa pronto come una cella termostatica dove si porta in temperatura e poi si immerge il pezzo e via. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi.